Signori, buongiorno e benvenuti nel quarto episodio del mio Exotic Jordan Trip. Passate a vedere le scorse puntate se non l'avete ancora fatto per sapere tutto il mio itinerario e quanto ho speso. Nel video di oggi passeremo prima per Piccola Petra e poi vi porterò a Petra, una delle 7 meraviglie del mondo, nonché l'attrazione numero 1 della Giordania. Però ci sono state delle cose che mi hanno fatto storcere il naso. È proprio come dicono? Guardate il video fino alla fine per sapere quale sarà la mia conclusione su questa città. Detto questo, mettetevi comodi perché anche oggi un bellissimo video sta per iniziare. Siamo arrivati nella valle piena di sassi, rocce qua dove c'è la Piccola Petra. Guardate che look al contrario che mi sono messo. Oggi Piccola Petra, e perché non Petra Grande? Perché è dopo e ci arriveremo più o meno avanti a sto passo alle 7 di stasera. Jordan. Jordan. My name Fakhri. Fakhri. Hi Fakhri, nice to meet you. Me too. Welcome to Jordan. Thank you very much. Beh, stavo dicendo, ho fatto amicizia col signore che mi ha seguito su Instagram, cosa che dovete fare assolutamente anche voi. Cliccate Instagram, seguitemi. Oggi siamo a Piccola Petra, che diciamo è un similar to Petra, che ci andremo domani. Oggi non facciamo in tempo ad andare perché arriviamo al Vadi Musa, che è proprio la città dove si trova Petra. Oh yeah. Hi. No, I am a guide. No, that's not guide. Mi raccomando, scarpe da trekking, per terra è tutta sabbia, non venite in ciabatte, non venite in sandali, non venite in scarpe normali che ve le rovinate, venite in scarpe da trekking che andate benissimo dappertutto, anche perché qui non ci sono rocce da scalare, però domani a Petra ce ne saranno di sicuro. Signori, eccoci arrivati al monumento di Piccola Petra, ma secondo me credo che sia meglio vederla oggi, perché se tu guardi Piccola Petra il giorno dopo di aver visto tutta la grande Petra sembra una porcheria, invece è bella. È bellissima, io adoro la tua Italia, adoro la tua lingua. Io sono argentina. Ah, ti mi pregunto se tengo mucho novia. Mucha novia. Ciao, sì. La mia ignoranza comunque mi sta portando a conoscere un sacco di gente, sono molto fiero. Ciao amorino, ciao amore, che belli occhietti che hai. Qui dove siamo adesso finisce Piccola Petra, dove ci sono i piccoli bazar, qui i negozi di souvenir che sono veramente belli, molto esotici, caratteristici del posto, molto arab. Penso che questa sia solo un'infarinatura di tutto quello che ci sarà domani. Siamo arrivati in hotel nel Vadi Musa, la città di Petra. Comunque l'hotel non è per niente male. Abbiamo preso un super hotel, colazione inclusa, camera super moderna, top. Abbiamo un Lorenzo quasi nudo ormai come al solito, ma non guardatelo. Vista sul Vadi Musa con un bel cavallino che sta bevendo lì e specchio. Boia, guarda che moderna la doccia. Tu inizi aprendo questa, eccola qua, arriva fuori dal doccino. Posti questa qua, viene fuori da sotto, sopra viene fuori da qua e poi la fai venire fuori anche da qua in qualche modo. Eccola qua, verso sinistra. Ma che figata è sta roba qua. Non vi ho fatto ancora vedere i soldi comunque. Questi sono 50 dinari giordani. C'è il simbolo di questi cosi qua che penso siano gli sceicchi, ma guardate che roba strana, sono tutti diversi. 50, questo è da 20, quello da 10 adesso non ce l'abbiamo, abbiamo questo da 5 e questo qui da 1. Guardate che figata poi, che hit. Mamma mia, romantico! In totale facciamo 3 notti, sono 30 euro a testa in totale. Siamo a 1 chilometro dall'entrata di Petra, ci andiamo a piedi, io direi che meglio di così non si poteva avere. Qualità-prezzo top! Signori, buongiorno dalla colazione dell'hotel del Vadi Musa. Guardate finalmente che super colazione abbiamo qui, ma finalmente dopo hotel con le blatte, hotel disastrati, hotel mezzo a porcaria, finalmente qua tanta roba. Come on, let's go.
centro visite di Petra, da qua si entra. Vi ho appena fatto vedere i prezzi, io non me li ricordo già più, però se avete il Jordan Pass, in base alle entrate che avete scelto di includere dentro il vostro Jordan Pass, avete l'entrata gratuita. Io ho scelto 2 entrate. Occhio che non è concesso portare i droni, altrimenti con arco e frecce ve li abbattono. Ad alcuni hanno chiesto i documenti, invece a noi non hanno chiesto niente, quindi mi raccomando non fate i furbi perché non si sa mai. La prima regola da attuare quando si entra a Petra è non dare retta a nessuno dei local. Vi proporranno qualsiasi cosa, il loro tè, la guida, i souvenir. No. No. Ecco, come mi è appena successo a me adesso, mi ha detto included, ovvero il cavallo, i cammelli, quelle cose là. Non date di retta perché non è vero che è incluso. Poi vi fanno pagare tutto quanto alla fine e tanto. Partiamo a dire intanto che Petra è una delle 7 meraviglie del mondo ed è una vera e propria città. Una curiosità di questa città è che l'ambientazione è stata usata numerose volte per diversi film, ad esempio Indiana Jones. E questa città ha una lunghissima storia misteriosa. Durante la fase del suo massimo splendore, ovvero dal I secolo a.C. al I secolo d.C., il regno nabateo, che comprendeva l'attuale Giordania, Siria, Israele, Egitto e Arabia Saudita, occupò appunto queste terre. E la città di Petra era proprio la splendida capitale di tutto questo regno enorme e rimase capitale dal 300 a.C. fino al 100 d.C. e appunto il I secolo d.C. è stata l'epoca in cui i Romani la conquistarono. Dopo la conquista dei Romani, Petra fu abbandonata e dimenticata da tutti fino al 1812, quando un esploratore svizzero che si chiamava Johann Ludwig Burckhardt appunto la riscoprì. Venne studiata bene, analizzata ed esplorata a fondo fino al 1985, quando Petra entrò a far parte del patrimonio dell'UNESCO come una delle 7 meraviglie del mondo. È l'attrazione più visitata di tutta quanta la Giordania e c'è il disastro di turisti. È consigliato venire alla mattina presto. Tiene aperto dalle 6 di mattina fino alle 6 di pomeriggio, quindi occhio a non perdervi, altrimenti non so che fine fate se vi perdete dentro. Guardate che bello questo cammello tamarro. Esotico. Tutto il canyon che imboccherete all'inizio, no boy grazie, per andare dentro la città si chiama Sikh. Tutti i monumenti che vedremo oggi hanno la particolarità di essere stati realizzati proprio scavando dentro la roccia. Anche semplici decorazioni, disegni e tutto quanto scavato sul muro. Qui non c'è nulla di importato da fuori per abbellire questa ex città, diciamo. Ecco qua il primo monumento, questo era il famoso Busio Nabateo. Ciao Morino! Ciao Morino! Mi fanno peccato, ma cazzo, io vorrei che tutti gli animali fossero liberi perché noi siamo ospiti della natura, ricordatevelo. Eccolo qua, questa è la fatalità, è la cosa più bella da vedere ed è anche la prima cosa che si trova. Questo è il tesoro, il monumento principale di Petra. Davanti qua è pieno di cammelli, ti assalgono, ti chiedono di montare sopra il cammello, ti chiedono di andare là sopra, ma attenzione perché è super pericoloso. Però credo che noi ci andremo lo stesso in autonomia. Prima volta comunque che vedo un cammello da così vicino. Ciao Morino, ciao. Perdonatemi se dico cammello e non dromedario, non mi ricordo quale dei due ha 2 gobbe e mi viene automatico dire cammello, come penso a tutti voi. Se siete bravi potete anche riuscire a farli sorridere i cammelli. No, thank you. Hello. Hi. How are you? Welcome to Petra. Thank you. Ecco, lui è uno di quelli che mi chiede di fare le foto là, me l'hanno chiesto tipo in 20 finora. Ciao Morino! Ciao Morino! No. Oltretutto per andare sopra è obbligatoria la guida e costa 5 dinari. E di lì la stessa cosa. Sarei molto curioso di scoprire cosa c'è dentro, anche se penso nulla. Comunque purtroppo non si può entrare e non si può andare oltre qui. Dentro Petra trovate negozi di qualsiasi cosa, ci sono dei braccialetti che dicono che sia argento vero, 480 dinari giordani, che vuol dire più o meno più di 600 euro. I coltelli qua invece siamo sui 200 euro. Quello lì invece era il teatro principale di tutta quanta Petra, mentre lì sopra vedete tutti quanti i buchetti, sono tutte le case in cui i nabatei abitavano. Queste la stessa identica cosa. Guardate dentro come erano fatte le case dei nabatei. Adesso spero che YouTube non me lo censuri, fate finta che sia terra, in realtà è tutta quanta merda questa. Dall'odore sembra di essere in una stalla. Guarda qua invece in alto qua ci abita chi lavora qua, ovvero tutti quanti i beduini che ti vendono cose. Ciao amore, lo so, vorrei farti le coccole ma sei tutto sporco, magari qualche piccola malattia, mi dispiace Ciccio.
Guardate il soffitto, che figata. Cioè è completamente diverso da tutte quante le mura che ci sono qui. Questa era l'interno di una tomba. Queste, ragazzi, sono le tombe reali, ovvero le tombe di tutte le persone più importanti del regno di Petra che venivano sepolti qua, e quindi meritavano maggior, non so come si dice, hype, capito come. Mi raccomando, non passate in mezzo a questi guerrieri perché vi chiedono 3 Zod dopo. 1 hour later. Siamo arrivati al monastero finalmente dopo, penso una trentina di minuti di camminata. È molto bello, guarda che si può confondere con il tesoro di Petra se lo vedete dalle foto. Infatti io, che non ero ancora stato qua, l'avevo confuso. Ecco, come vedete dai messaggi che la strada ti lascia, non potete mancare la best view. Mi raccomando, se non avete voglia di camminare, state a casa e iscrivetevi al mio canale. Se avete voglia di camminare invece, iscrivetevi lo stesso. Siamo scesi dal monte dove c'era il monastero, adesso usciamo e poi domani ci vediamo la parte che ci manca di Petra. Signori, buongiorno, dal secondo giorno in Petra. Importantissimo, questi che sono i ticket, non buttateli via. Noi ieri stavamo per buttarli via credendo che il nostro QR code del Jordan Pass valesse per 2 entrate. Sì, ma appunto nel vostro bigliettino qua c'è scritto 2. Non buttate via il vostro ticket perché con questo vi fanno entrare 2 volte se avete l'entrata per 2 o in base a 3 giorni. E oggi all'entrata ci hanno pure controllato il passaporto, in base a come li gira vi controllano i documenti oppure no. No, non voglio niente. No, non voglio niente. Poi mi raccomando, ragazzi, souvenir prendeteli all'entrata del sito di Petra perché là costano anche il 50% in meno rispetto a quando li trovate dentro. Stiamo facendo una strada alternativa abbastanza lunga per non pagare sti cazzo di beduini che ci vogliono far salire sopra, che costa tipo 10 euro. Assolutamente no. Facciamo questa strada qua che le circumnaviga completamente passando dietro sopra tutte quante le rocce e arriviamo in fondo lì sopra al tesoro. Ma porca di quella puttana, noi abbiamo fatto sta strada per evitare di spendere soldi e no, qua per avere la vista sul tesoro ti chiede soldi perché entri nella casa di un beduino qua. C'è anche il cartello: if you want to see the view you must drink. Se vuoi venire qua devi bere qualcosa con noi perché entri in casa mia. Entriamo a berci qualcosa a casa di sto povero beduino. Uso tutte le monete che ho anche perché non le userei in nessun altro caso altrimenti. Un Zod dovrebbe bastare. A few moments later. Siamo dentro, io ho provato a dargli soldi ma ti giuro veramente non li vuole. Io ho provato a regalargli anche per niente per stare qua, ma zero, proprio è gentilissimo il tipo. Ovviamente se volete comprare qualcosa da bere gli date i soldi, quello come giusto che sia e via. Però a me bastava la vista. Poi si possono anche lasciare tutte quante le firme se avete dei pennarelli dietro. Molto bello qua. Comunque bellissimo da qua sopra e ne vale veramente la pena venire fino a qua. 1 hour later. Ciao caprette. Io però sto notando che cosa mangiano. Cioè qua non c'è proprio niente da mangiare. Mangiano plastica, mangiano la roba che c'è per terra completamente a caso. Cioè praticamente non c'è niente. Vengono trattati veramente male qua gli animali, poverini. Ciao bella. Ciao capretta. Ciao caprette. Ciao. Hai fame? Ieri ho visto che avevi fame. Vuoi un pezzettino? Cagnolina fortunata, mi pare sia anche incinta. Abbiamo avanzato dei pezzi di pane dalla colazione. Ieri abbiamo visto gli animali trattati veramente male, senza forze, sotto il sole, stremati, e non ho mai visto mangiare nessuno, e quindi ho pensato di portargli qualcosa da mangiare, poverini. Non ho più niente. Hai mangiato tutto? Hai mangiato le pappe? Ho ancora pappe? E pappe buoni. Poverino, c'è un altro cagnolino qua. Lorne se lo mangia i bordi del pancarè. Adesso glieli do a lui perché sembra affamato. Guarda come mangia. Guarda quanta fame ha. Guarda. Dai bello, mangia. Guarda, chissà quanto lo mangiava. Poverino. Guarda che roba, guarda. Poverini, vengono trattati veramente male gli animali qua. Cioè, mi fa veramente male questa cosa. Ragazzi, sembrerà assurdo, ma se vi perdete o se non siete sicuri di dove state andando, controllate se nel percorso che state facendo c'è merda per terra, perché effettivamente se gli animali passano per di qua non penso che passino per un vicolo cieco a far niente, quindi vuol dire che passano di sicuro per qualche motivo. C'è un'entrata e c'è anche un'uscita. Siamo più o meno dietro il teatro e qui comunque ci sono tutte quante tombe in mezzo ai canyon, in mezzo al deserto qua. Ci siamo fermati a casa di qualcuno a fare una sosta, abbiamo trovato delle sedie, ci siamo fermati all'ombra perché praticamente siamo finiti
in un trail, in un'escursione, in un percorso che non volevamo fare e non sapevamo di essere dentro. In teoria stiamo andando su una punta dove c'è una vista e da lì poi giù fino al tesoro. Quindi ricapitolando, il percorso che c'è da fare a Petra è soltanto una linea praticamente dritta, fatta un po' con delle curve, dove fino in fondo, se vai dritto arrivi il monastero. Se vai sopra a destra dopo le tombe fai tutto quanto il giro e vai a vedere il tesoro dall'alto, mentre a sinistra ti fai il giro di tutto quanto il teatro per dietro, un'altra escursione e poi vai giù. 3 hours later. Boh ragazzi, stiamo uscendo da Petra. Petra la salutiamo così, la salutiamo come però? Ciao Petra, adios. Secondo me parto col dire che è troppo hypata. Ok, è una delle 7 meraviglie del mondo, però secondo me c'è troppo hype intorno ad essa. Oltretutto, perché tutti quanti sono lì a farsi la foto? Perché non c'è nient'altro di integro come quel monumento e comodo da arrivarci velocemente, perché gli altri monumenti sono tutti quanti super distanti, tutto il resto è completamente distrutto. Ma la cosa per la quale ho provato veramente delusione, amarezza, rabbia e tristezza è stato vedere come vengono trattati gli animali qui. Non puoi lasciarli senza mangiare tutto il giorno, tirarli forte e trattarli male davanti anche ai clienti. Ho visto anche picchiare dei cammelli oppure degli asini da parte dei bambini, solo perché proprio è il loro modo di fare, di loro beduini. Per non parlare delle grida che ho sentito di certi cammelli. A me queste cose qua fanno proprio ribrezzo. Quindi secondo me Petra bella, ok, ma troppo sopravvalutata. Spero di aver reso bene l'idea di quello che è Petra, una città con una storia meravigliosa, ma della quale oggi non rimane praticamente più nulla se non il tesoro ed il monastero. Vi dico già che di tutto il mio viaggio non è stata l'attrazione che mi è piaciuta di più, quindi preparatevi per il prossimo video che ce ne saranno delle belle. Noi ci vediamo martedì prossimo come sempre alle 12, sempre su questo canale, con il prossimo video che sarà nel luogo in cui mi sono divertito di più durante tutto il viaggio. Fammi sapere qui sotto nei commenti se ti trovi d'accordo con me su Petra oppure scrivimi la tua opinione. Mi raccomando, lascia un bel mi piace al video per sostenere il mio lavoro e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Condividete il video per far sapere anche ai vostri amici quello che io penso su Petra e perché no, fateli iscrivere che mi scrivono anche loro la loro opinione. A martedì prossimo, baci, abbracci e spubaci. Ciao!